Welcome back to another episode of Why Japan. Today, a little bit different approach. We have a guest from Italy. His name is Tamburo. Today, we are going to interview in Italian. So my Italian is a little bit limited. So let's see how far I can go. But you should help me. Okay. Yeah. Per italiani, questo podcast dà spazio ad artisti, creativi e imprenditori sì, che vivono in Giappone. Sì, attraverso queste chiacchierate vogliamo raccontare sì, le loro storie e creare un ponte tra il Giappone e il resto del mondo. Scusa. Oggi con noi un ospite dall'Italia, Tamburo. Grazie mille. Grazie a te, grazie a te. Sì. Puoi presentarti un po'? Sì, allora assolutamente. Io mi chiamo Alessio Lungo, in arte Tamburo, sono un rapper italiano di Benevento. Sono classe 94 e mi trovo in Giappone per studiare giapponese. Sono qui da 4 mesi e mezzo più o meno. E sto frequentando una scuola di giapponese per stranieri, quindi una scuola internazionale a Tokyo. Sono a Tokyo e attualmente sto vivendo questa esperienza fantastica, che però non è un'esperienza, cioè è una scelta più che un'esperienza solamente. Faccio musica da tanti anni. Ho iniziato come bassista. Facevo il bassista in una band punk rock. Ok. Suonavamo, anche io. Io ho fatto bellissimo. quando ero piccolo. Suonavamo i Sum 41, i Blink 182, Green Day, tutto quel punk californiano. Siamo in tema. Poi nel 2000, più o meno 2010-2011 ho scoperto il rap, nel senso come approccio alla scrittura proprio, diciamo. E quindi poi dal 2012 in poi, il 2012 è l'anno in cui è uscito il mio primo singolo, con una crew beneventana, all'epoca i 3DTA, e ho iniziato a fare rap e poi insomma il rap non mi ha mai abbandonato, e anche ora che sono qui a Tokyo non mi ha abbandonato. Sì, più o meno questo penso il quadro. Stavi facendo questo musica rap a Benevento? Solo Benevento? Allora, diciamo che diversi paesi o qualcosa? Allora, diciamo che come scena beneventana siamo stati, io con il gruppo che c'avevo prima, siamo stati, diciamo, molto attivi nella scena beneventana, e poi quando il gruppo piano piano, insomma, è andato a finire, io ho continuato a fare rap da solista, diciamo. Però non so bene dirti le motivazioni. Probabilmente c'è stato anche molto di personale, però non siamo mai riusciti più di tanto ad uscire fuori da Benevento. In realtà comunque io ho fatto tante serate anche a Napoli, anche tante serate, insomma, tra Benevento, Valle Caudina, tutta la zona, diciamo, che tocca un po' sia Avellino che Caserta, quindi Caserta, Avellino, insomma, tutta la Campania, più o meno. La Campania l'abbiamo girata un po' tutta suonando, anche a Salerno abbiamo fatto delle cose. Non siamo mai riusciti ad essere centrali all'interno della scena. Magari prima, diciamo che il rap in Italia dopo il 2016 ha avuto una salita assurda anche a livello di discografico, con le varie, insomma, etichette, case discografiche, eccetera. Però prima del 2016 c'era tutta una questione, era molto più territoriale il rap, diciamo, no? E quindi diciamo che a livello territoriale riuscivamo ad essere incisivi, ci siamo fatti conoscere. Dopodiché forse c'è stata anche tutta una questione di percorso mio personale, che non mi ha mai permesso più di tanto di uscire fuori, perché sono sempre stato un artista che è stato un po' combattuto anche con se stesso.
sotto il punto di vista sia artistico che anche però diciamo del messaggio di quello che voleva dare. E poi la realtà beneventana è una realtà un po' una realtà piccola e di provincia, però non è neanche di provincia, è proprio io dico molte volte è proprio la periferia della provincia. Cioè nel senso che comunque non è stato sempre facile, anche stesso a Benevento, fare musica Sì, personalmente. sì. Quindi diciamo che per risponderti, sì, diciamo che a livello territoriale io mi sono tolto molte soddisfazioni. Io ho fatto anche ce l'ho addosso oggi, l'inno del Benevento Benevento? Calcio. Sì. L'inno Io sono andato allo davvero, stadio. sì. Allo stadio c'è il mio inno. L'inno ufficiale del Benevento Calcio l'ho scritto io, l'ho fatto io. Questa per me è una soddisfazione personale. E tante piccole soddisfazioni io me le sono tolte a livello personale, però diciamo che poi a un certo punto ho capito che la mia dimensione del rap era più una dimensione mia, personale, e non che riusciva ad arrivare a tutti. Ok, è specifico. Esatto, un po' più specifico magari, e quindi però la cosa di cui sono contento è che nel rap si portano, diciamo, le crew, le famiglie, cioè le gang, come si vogliono chiamare, i gruppi. Sì. E diciamo che comunque attualmente ancora a Benevento c'è un gruppo che non è solo un gruppo musicale, ma è proprio un gruppo, è un collettivo artistico e anche secondo me culturale, proprio di persone che comunque Zona Ovest. Zona Ovest, che comunque tra virgolette nasce da me, da un'idea mia, però è un collettivo che comunque ora sta avendo passo passo tandan in giapponese sta avendo un po' di spessore anche a livello nazionale. Quindi anche a livello nazionale piano piano Benevento sta crescendo sempre di più e quindi io sono contento se poi un giorno comunque veramente Benevento può andare che ci sono gli artisti beneventani che comunque sono conosciuti a livello nazionale, però magari non sono mainstream, mettiamola così. Io spero che Non ancora. non ancora, esattamente, non Sì, ancora, sì. esatto. Sì. Ah, ho capito. Bene. Sì. Scusami, io non conosco musica in storia Ok, in Italia, ok. ma come popolare rap in Italia? Attualmente è ancora il genere più popolare, nel senso che comunque un po' difficile da spiegare perché io ho la mia visione, essendo comunque che sono anche un rapper, però fondamentalmente diciamo che da quando le case discografiche, no, hanno capito che comunque il rap non era un qualcosa che si poteva non dare spazio, perché comunque il rap se lo prende lo spazio, e quindi quando le case discografiche hanno capito che c'era da poter fare qualcosa sul rap in Italia, dal 2016 in poi il rap è diventato il primo, cioè sta in cima alle classifiche, dischi d'oro, dischi di platino, dischi di diamante, cioè palazzetti, stadi, i rapper sono iniziati a diventare mainstream, cioè sono iniziati a diventare mainstream perché prima era una cosa un po' più di nicchia, anche se comunque magari c'erano artisti che già andavano in televisione, c'erano artisti che già passavano in radio, però non era una cosa di tutti. Invece dopo il 2016 magari anche un ragazzo che non conosce nulla del rap si ascolta i rapper. È un po', è diventato un po' questo ed è ancora questo. Sì. È ancora questo, sì. Ho Sì. capito, sì. E forse non solo in Italia, ma è anche forse in Giappone. Non mi ricordo quando, ma mi ricordo una volta, sì, tutti Ascoltavano il rap. iniziato a Sì. ascoltare. Conosco ancora poco la scena rap giapponese, anche se comunque ho seguito molto un po' di artisti che mi sono sembrati molto più, diciamo, uso il termine hip hop per identificare, diciamo, sicuramente la cultura, però per identificare più o meno uno stile
perché magari ora non tutti i rapper vengono dal mondo hip hop. Sì. Ok? Mentre ho visto che in Giappone questa cultura dell'hip hop è ancora molto, molto presente. E quindi però anche il rap ovviamente, non lo so, tipo i Creepy Nuts, cioè nel senso sono super mainstream ora, no? È famoso in Italia adesso? Sono famosi in Italia per le sigle degli anime. Ah, ok. Però in Giappone sono molto seguiti. In Giappone sono molto seguiti e quindi... Sì, sono andato in Italia fino di scorso anno, Ok. 2025. Sì, sì, ho incontrato la mia ragazza e vive vicino. Vicino Benevento. Sì, sì, a Pice. Sì, stavo guardando TV e ho visto Ben e Oli? No. Ah, Ollie e Benji. Oli e Benji, Ollie e sì. Benji, Capitan Tsubasa. Sì, si chiama Captain Tsubasa in Captain Tsubasa. giapponese. Sì, perché stavo guardando questo quando ero piccolo e Certo. oddio! Certo. Sì, emozionato. È molto, Sì, sì. no, immagino, posso immaginare. Sì. È simpatica questa cosa. No, gli anime sono molto Grande, sono sì. molto popolari. Popolare, Sì. sì. Anche ora forse non so se è non so se ora tramite i social network, se tramite sicuramente la televisione pure ha fatto il suo, però ora anche gli anime sono diventati anche loro mainstream, nel senso che prima gli anime magari erano una cosa un po' più di nicchia. Non tutti guardavano gli anime, gli anime erano forse per pochi, venivano anche presi in giro quelli che guardavano gli anime. Io parlo dell'Italia, sto parlando dell'Italia perché in Giappone so che è cultura, cioè nel senso non c'è un'età per guardare gli anime, eccetera. E invece questa cosa ora, anche in Italia, da qualche anno, è diventata una cosa che normale, nel senso che molte persone, anche persone che magari non seguono gli anime, però magari gli capita di vedersi un anime, sicuramente si deve anche a capolavori come comunque il maestro Miyazaki, cioè, no, che ha vinto il primo, cioè nel senso che comunque ha sdoganato pure, cioè, vinse l'Oscar, quindi comunque diciamo ha aperto forse molto, molto le porte, cioè nel senso il lavoro dello studio Ghibli, Ghibli per gli italiani, Ghibli per i giapponesi. Il lavoro dello studio Ghibli è sicuramente qualcosa che ha aperto. Poi molti anime come magari Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, sicuramente raggiungono un pubblico ampio, che quindi molte persone magari li guardano e si appassionano, magari. Ma hai guardato tanti anime? Diciamo che allora, come molti, perché è inutile insomma nascondersi, anche perché non c'è nulla di strano, anzi io mi reputo fortunato. Come molti io ho iniziato, la mia passione per il Giappone è iniziata dagli anime. Da piccolo attualmente sto facendo un progetto a scuola che parla di questa cosa qua. Da piccolo, diciamo, nella televisione italiana facevano vedere molti anime come Dragon Ball, mi piace. Naruto, Naruto, One Piece, e facevano vedere moltissimi anime, Ken il Guerriero, il Ken il Guerriero non mi ricordo il titolo in giapponese. Kenshiro, non mi ricordo il titolo in giapponese. Inuyasha, tantissimi anime faceva vedere, cioè nel senso c'erano sulla televisione. E quindi poi quando ho iniziato a vedere gli anime più o meno 12-13 anni fa, ho iniziato di nuovo a vedere gli anime e sono partito da Naruto perché mi ricordavo che da piccolo mi piacevano, e però mi ricordavo che non l'avevo perso di vista, non mi ricordavo come andava a finire, e ho iniziato a vedere Naruto. Quando l'ho visto in giapponese è scattato qualcosa in me verso il mondo giapponese, diciamo. Ma questo è il motivo che hai deciso? Sì, assolutamente, perché allora mi è capitato, Naruto l'hai visto?
Un po' sì. Un po'. Non ho Il finito, personaggio di Jiraiya, il maestro Jiraiya, Sì, sì. che comunque è tratto comunque dal teatro Kabuki, no? E quindi comunque è qualcosa di molto giapponese, Sì. prettamente folcloristico, sia nel costume che anche nei suoni del giapponese. Quando io ho ascoltato il maestro Jiraiya che parlava con quei suoni del teatro Kabuki, Sì. non lo so, cioè il suono del giapponese, Nihongo no Uto, è stato qualcosa che per me, insomma, di molto interno, ti dico la verità, cioè mi faceva stare bene, capito? Quindi piano piano ho iniziato a comprare libri sul Giappone, a vedere documentari, qualsiasi cosa era del Giappone mi interessava e la prendevo, la leggevo, la facevo mia. Poi quando è arrivato il coronavirus Sì, sì. ho iniziato a studiare il giapponese. Ah, sì? Perché avevamo tanto tempo Tanto tempo, sì. Sì, anch'io sì. Infatti che i miei amici mi prendevano per pazzo, dicevano ma come fai a studiare il giapponese da solo? E dicevo di sì, ma tanto comunque ci sta tempo da perdere. E poi questo tempo da perdere è diventato quello che ho scelto di fare nel mio futuro, nel senso che comunque ho iniziato a studiare il giapponese, mi è iniziato a piacere tanto, anche perché poi quelle piccole parole che riuscivo a ricordarmi le ascoltavo negli anime, sì. capito? Quindi c'era questa connessione e poi attraverso la lingua ho iniziato a capire tante cose diciamo della società giapponese, della storia giapponese, no? Sì. E quindi mi sono appassionato, poi ho iniziato a studiare con un maestro privato giapponese, Via online? online però questo maestro è italiano. È italiano, ok. È un italiano, però è un ottimo maestro, mi sono trovato molto bene, insomma, mi ha dato delle basi veramente importanti. E poi, diciamo, ho deciso di fare questa scelta, di venire in Giappone e studiare qua, il giapponese. Sì, ho capito. Domanda a te Sì. è, scusami, io ho il computer qua e tante persone perché sì, è molto difficile in italiano. Che impressione hai avuto nei primi giorni e com'è la tua vita qui oggi? Allora, io sono venuto in Giappone 2 anni fa in vacanza, nel 2024. Sì, a viaggia. Ho viaggiato, sì, mi sono fatto il viaggio in Giappone ed è stato per me... Innamorato? Sì, mi sono innamorato follemente di Tokyo, del Giappone, però Tokyo è stata, non lo so, Tokyo è stata amore a prima vista. Ma quale paese sei andato in questo? Del Giappone? Sì, Quale città? Quando Sono venuto in Giappone in viaggio. Sì. Allora ho visto Tokyo, Osaka, Kyoto, sì. Nara e poi ho fatto una piccola tappa della Nakasendo, Magomejuku, Tsumagojuku, Sì. a piedi. Ok. Bene. Sì, perché mi appassiona molto la parte, diciamo, tutto ciò che è cultura e storia del Giappone, cioè la parte che mi piace di più. Ti è piaciuto? Mi è piaciuto molto, anche perché allora una cosa di cui sono stato veramente mi ha molto colpito è che veramente si passa da Tokyo ultra tecnologica, tutto veloce, tutto a una lentezza che puoi trovare in Aka, countryside. Assurdo, cioè è un po' uno shock perché io sono stato prima a Tokyo, poi a Osaka, poi a Kyoto, cioè mi sono fatto tutte insomma queste grandi città, no? Dove comunque sicuramente Osaka e Kyoto sono più piccole, però sono a livello di Tokyo, no? A livello di tecnologia, funzionalità, treni e tutto quello che conosciamo sul Giappone di efficiente. Per poi passare da Kyoto, piano piano ho fatto questo viaggio verso Magome, che già là è stato interessante perché già io vedevo come cambiavano i treni e come cambiavano le stazioni. Sì. È stato bellissimo, è stato veramente bellissimo. È più piccolo. Sì, esatto, cioè, ma senti meno rumori, vedi meno gente, ma vedi anche la stazione diversa. Tu qua a Tokyo sei abituato col telefono, la Suica sul telefono, schiacci.
sì. Bip e passi. Sì. E là magari dovevi fare forse il biglietto oppure c'era il capostazione che ti... È stato veramente molto bello anche vedere le grandi stazioni, la tecnologia, tutto ciò che, insomma, le luci, fino ad arrivare a stazioni piccole per scoprire un altro Giappone. È stato bello, è stato molto bello, molto interessante. Sì. Sì. Ok, e questo era Il quando? viaggio, quando sono venuto, 2024. 24, ok, 2 anni fa. 2024, 2 anni fa. Sì, più o meno. sei trasferito? Mi sono trasferito a 25? 2025, mi sono Sì. trasferito e sì, fine 2025 diciamo. Però diciamo che tutta la procedura di trasferimento dura più o meno, ci vogliono un 5-6 mesi buoni per fare tutte, insomma, le pratiche, i documenti e tutto il resto appresso. Io diciamo che ho iniziato a lavorare per il mio trasferimento in Giappone a gennaio-febbraio 2025. Ok. Anche perché ci sono dei mesi prestabiliti per venire, cioè per venire a studiare. Non è che puoi venire in tutto, insomma, l'arco dell'anno quando vuoi tu, cioè ci sono dei mesi prestabiliti. E diciamo che i miei primi giorni in Giappone sono stati non lo so come dirti, diciamo quello shock culturale che passi da una cittadina come Benevento, super piccola, super maneggevole, non so come dirti, no, tutto a portata di mano, a una megalopoli come Tokyo. Già l'avevo avuto quando sono venuto in viaggio. Però quando sono venuto qua i primi giorni, sicuramente una cosa che è stato per me subito uno schiaffo in faccia è il fatto che ovviamente magari dovevo fare i documenti per la Zairu Card, la Residence Card. Sì. La Residence Card e ovviamente come fai? Aiutami. Aiuto, help me. Ed è stato, vabbè, sicuramente è stato subito importante per farmi capire, cioè la scelta che hai fatto non è una scelta semplice. Ma hai fatto tutto? Tutto, ovviamente, per forza. Ah, sì. No, allora, la prima volta sono stato aiutato da un'amica. Ok, e in Giappone? In Giappone che mi ha aiutato, mi ha assistito e insomma mi ha fatto un po' capire alcune cose, anche perché io ho fatto tutto subito, cioè ho aperto il conto, cioè la scheda telefonica, il conto postale, la My Number Card, ho fatto tutti i documenti che si possono fare. Però questa è una cosa che ancora, cioè una cosa semplice come andare dal barbiere diventa difficile, perché... Hai capito? Ho capito, sì, perché in Italia sono andato a barbiere, così. Esatto. Questa è una cosa che ancora oggi mi porto dietro, perché ovviamente tu dici, vabbè, questa parola la so dire, cioè ora mi sono imparato come si dice tagliare, no? Mi sono imparato come si dice capelli, ora vado là e dico tagliami i capelli, e poi la sfumatura e qua me li fai più corti, qua più lunghi. È difficile, cioè se entri nei particolari è difficile e quindi è una cosa che ancora oggi io mi sprona, mi dà forza per fare meglio, capito? Per studiare di più e per fare meglio. Sì, capito. Ma ok, per musica, perché tu sei musicista, tu fai rap. Sì? Solo rap? Sì. E tu cantanti? No. Più crea la musica? Io scrivo principalmente, cioè io faccio solo rap. Però quando lavoro con i produttori, quando ho lavorato con i produttori, molte volte magari io avevo i suoni in testa e gli dicevo qua vorrei che facesse così la musica, oppure diciamo che il lavoro, essendo stato pure un musicista, anche se per poco tempo, però comunque io ho fatto pure il conservatorio, io mi sono laureato al conservatorio di musica a Benevento e quindi diciamo che nella musica poi ci sono un po' nato perché ho mia zia che è artista, musicista pure lei, e diciamo che insomma
la musica un po' fa parte della mia vita da sempre, quindi quando lavoro con i produttori diventa poi uno scambio reciproco, quindi non faccio la musica, però è come se la facessi, però principalmente io rappo solamente, faccio solo rap. Scrivo ovviamente i miei testi sono tutti miei, non ho autori, sono tutti testi miei, però sì. Ok. Hai ascoltato hip hop o rap in giapponese? Ah, sì, Sì? sì, Giapponese rap. sì. Sì? Secondo te quali sono le differenze tra hip hop o rap in giapponese o in Italia? Allora, una cosa sicura è che comunque, secondo me, io forse allora, un po' da vicino ho visto solo la scena di Tokyo, Sì. che ci ho avuto un po' a che fare. E, essendo Tokyo una città che, non so come dire, tu puoi essere, cioè puoi fare qualsiasi cosa in questa città, puoi essere chiunque. Cioè, perché hai tutto ciò che ti può servire a portata di mano. Non so come dire bene, però secondo me qua sei più libero di fare lo stile che vuoi Qua? in Giappone. Sì? Parlo di Tokyo forse perché Tokyo è l'unica cosa che ho visto fino adesso, capito, a livello musicale. Non so com'è fare musica nel Kyushu. Hai capito? Sì. Io non lo so. No, perciò dico, hai capito? In Italia ti posso dare una visione generale in Italia. In Italia ti so dire che se tu decidi di fare uno stile di nicchia, probabilmente, purtroppo, perché purtroppo, rimani nella tua nicchia. Nicchia. Nicchia è piccolo gruppo di persone che ti ascolta. Nicchia, sì, ok. Magari se tu fai musica per un piccolo gruppo di persone che ti ascolta, purtroppo in Italia tu resti in quel piccolo gruppo che ti ascolta, non riesci a diventare mainstream. Sì, mainstream, Ok? Magari, non lo so, in America, magari pure in Francia, e ti parlo dell'hip hop, del rap, tu riesci a mantenere il tuo stile rap, hip hop, e a diventare mainstream con il tuo stile. Sì. Non ti devi per forza, cioè sono forse il mercato che si piega a te artista. Sì. In Italia questa cosa non succede, Sì. almeno nel rap. Ti parlo almeno del rap, questa cosa non succede. Ok. A un certo punto è l'artista che se vuole avere a che fare con la major, se vuole deve fare cioè deve essere uno scambio. Cioè magari perché non lo so perché funziona così, però è così. Magari ci sono artisti, grandi artisti, che poi ovviamente magari con l'esperienza, con un bel team di persone capace, riesce ad essere comunque mainstream e magari non piegarsi a determinate logiche di mercato musicale. Il mercato musicale ti dice devi fare questo, ora in questo momento magari il trend musicale è questo, e magari tu se sei un grande artista puoi dire ok lo faccio oppure no, non lo faccio. Mentre se sei un artista che si sta diciamo sta crescendo all'interno magari del mercato discografico italiano, a un certo punto se quello ti dice devi fare questa cosa qua, tu lo fai. In Giappone non so come funziona, però da quello che ho visto tanti ragazzi che fanno la musica cioè che hanno uno stile loro particolare, anche diverso tra di loro, molto diverso tra di loro, e comunque riescono a fare palchi, riescono a fare magari il palazzetto, riescono a fare il club. Poi una cosa bella che ho visto qua è che molti club fanno le serate rap. Cioè mi è capitato un po', ora sto seguendo un po' di sia artisti che anche però alcuni club di Tokyo, e molte volte magari il giorno prima c'hanno una serata techno e il giorno dopo c'hanno una serata rap. Questa cosa qua secondo me per la musica è molto importante perché ti dà spazio di esprimerti anche magari se non sei un artista arrivato, anche se non sei un artista super conosciuto, però riesci comunque a suonare con un pubblico è importante questo. Sì, ho capito, sì. Sì, in Giappone mi ricordo forse 20 anni fa c'erano tanti gruppi di hip hop o rap
loro stavano facendo fight. Ok. Non è così like, certo, fisico, ma il freestyle. Sì, sì, freestyle. Sì, Dissing? sì. Quella età, Mhm. sì, era forse molto... Sì, 20 anni fa. sì. Ma adesso non lo so, è più diventato così come pop. Sì, elemento, disciplina. elemento. Sì, è come pop Mhm. e anche hip hop. Hip hop. Sì, è fusion come. Sì, ci Allora, sono tanti così. allora, molto rare. per quello, allora, diciamo che alcuni artisti che ho visto io non sono pop, però io credo forse che a questo punto può essere anche magari è un qualcosa un po', cioè, che unisce, cioè, che è un po' in tutto il mondo così, Sì. che magari però arrivato a un certo punto della tua carriera decidi poi di passare dal rap al pop, oppure magari vedi l'interesse, Sì, no? sì, Perché sì. comunque si sa che sicuramente il mercato discografico, se tu ci fai parte, penso che i soldi girano. Quindi magari se tu lavori con la musica e magari dici vabbè, io facendo questa mossa guadagno di più. Però da quello che ho visto io ci sono tanti tipi di artisti anche qui, anche qui a Tokyo. Sì. Ti ripeto, parlo di Tokyo perché è l'unica scena che ho visto. Però ci sono tanti artisti anche, secondo me, cioè nel senso che hanno la loro direzione, non vogliono fare il pop, capito? Sì, Cioè sì, molti sì. artisti rap come che... underground. Esattamente, che stanno nell'underground però hanno serate, cioè fanno live, Sì, sì. partecipano, sono forti. Sì. Grazie. Sì. Io, allora, ci sono un artista con cui ho fatto molto amicizia, io lo chiamo Aniki. Aniki, sì. Aniki. Come fratello. Fratello, esatto. Sì. Lui ad esempio, lui fa solo freestyle, Mhm. non incide, non ha brani, Ok. hai capito? Fa Sì, solo sì, il sì. freestyle. Sì. E lui vuole restare solo freestyle. Io gli ho chiesto, ho detto dai, facciamo un pezzo insieme, facciamo un featuring. Sì. Facciamo un featuring, sai com'è bello, no? Italia, Giappone, sullo stesso beat. Bene. E ha detto forse per te ok lo faccio. Però lui rimane freestyle, nel senso che secondo me comunque c'è molto rap e molto hip hop a Tokyo. Sì, ci sta. Da quello che ho visto ci sta. Sì? Sì. Ok. Ovviamente sto da qui da poco. Non so bene com'è la scena musicale. Però ci sta una bella scena musicale rap underground, secondo me. Ok, capito, sì. E ho visto sul tuo Instagram, Sì. si vede che sei spesso con altri amici e anche musicisti. Sì, ma come trovi questi? Allora, solito. principalmente ho fatto, diciamo, amicizia con questa crew di DJ. DJ? Sì, DJ, sono tutti giapponesi Sì. che hanno creato questo. Allora, sono persone giapponesi che come dire, vogliono frequentare persone internazionali. Ok. E quindi hanno questo party, si chiama Connect Party, Ok. Connected, Sì. e appunto Connected, connessione, no? E loro sono tutti ragazzi che parlano bene inglese, magari lavorano con aziende internazionali e fanno i DJ, cioè hanno questa passione per la musica e quindi hanno creato questo collettivo. Sì. Io dall'Italia seguivo uno di loro. Seguivo su Instagram, Ok. sì, perciò questo è il mondo dei social, l'era dei social e sì. mi ha aiutato Anche noi ci siamo conosciuti Sì. tramite i social. Sì. Quindi seguivo questa ragazza, Kao si chiama, che faceva la DJ in questo collettivo. Quando sono venuto a Tokyo, lei mi ha invitato Sì. al party, no? Dice, cioè, finalmente sei a Tokyo, no? Vieni a vedere, magari fai amicizia, allarghi un po' le tue conoscenze. Sì.
e sono subito, diciamo, entrato, cioè sono subito andato a questo party e lì ho conosciuto questo ragazzo che faceva freestyle Sì. a questo evento e con cui dopo ci siamo subito scambiati i contatti, abbiamo iniziato a parlare Sì. e poi questo ragazzo mi ha detto: senti, ma che ne dici se il prossimo evento rappiamo insieme? Mhm. E da lì io subito, cioè io ero strafelice, stracontento, anche perché ero in Giappone tutto ciò è successo a ottobre, ero in Giappone da 20 giorni. 20 giorni. Da 20 giorni solamente ero in Giappone. Ero Sì? arrivato in Giappone da 20 giorni e vado a questo evento. Ah, ok. E c'era questo ragazzo che ho conosciuto Ah, e mi ok. dice: il prossimo evento vogliamo Fortunato, rappare insieme? allora. Sì, tu subito. Sì, sì. E dopo un mese, quindi io prima di fare 2 mesi avevo già rappato Sì. in Giappone, sì. Ah, Perché io sono wow. arrivato a fine settembre e a metà novembre Sì. ho fatto il primo live in Giappone. Wow, wow. È stato E bellissimo. ricordi, trovi qualcuno da Instagram prima di trasferire? Sì, sì, sì. Ah. Questo potrebbe essere importante, anche se quando arrivi qua poi è tutto un po' diverso. Però sai cosa è stato interessante? Che questi ragazzi gli è piaciuta subito la mia energia, Sì. anche nel rap. Cioè, a parte proprio diciamo, nella performance musicale, Sì, sì, sì. però gli è piaciuta proprio la mia energia quando stavo con loro, sai, no? E che forse questo è un tratto un po' più italiano come personalità. Ok. Come personalità, un po' più italiano, magari che è caloroso. Ma non parla italiano. Loro? No, loro non parlano italiano, loro Ok. parlano alcuni solo giapponese, altri parlano anche inglese, però io non parlo inglese. E come hai comunicato? Il giapponese. Il giapponese. Quel poco di giapponese che conosco e poi la musica ha fatto il resto. Ah, Perché musica e lingua. sì, la musica è la lingua, sì. Sì, Perché è la lingua ed è il linguaggio, perché loro nel vedermi fare musica, ovviamente loro non conoscono l'italiano, quindi non capiscono niente quando io faccio rap. Sì, sì, sì. Però gli è piaciuto Sì. il mio modo di fare rap Sì, 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 e quindi ora, insomma, tutti gli eventi che loro fanno, io canto insieme a loro. Ah. Vuoi andare a Sì. tuo Sabato concerto? ci sei? Sì, no, Ah. domani io. Ah, parti? Sì. Ok. Ma La prossima questo- volta sì, assolutamente. Sì, sì. Wow, bello, bello. Sì, Wow, buona storia. grazie. Sì, sì, sì. Ok. Penso che ci sono tante persone in Italia che interessano Giappone Sì. e pensano per trasferire in futuro. Forse puoi spiegare, no? Spiegare. Spiegare, sì, qualcosa. Allora, sì, qualche consiglio. consigli. Allora, sicuramente chi pensa di farlo a cuor leggero, nel senso magari ci stanno anche persone che magari mi hanno contattato anche a me, no, su Instagram, e tipo magari qualcuno che dice no, a me piacciono gli anime, voglio venire in Giappone. Sì. E un conto è venire in Giappone e farsi la vacanza e lì appunto ognuno se la gestisce come vuole lui. Trasferirsi in Giappone è molto diverso. Anche io stesso, quando Sì, sono sì, venuto sì. in vacanza, sono stati i 20 giorni più belli della mia vita. Sì, sì. Trasferirmi in Giappone, se devo dire che sono i 4 mesi e mezzo più belli della mia vita, sicuramente per la mia esperienza ok, Sì. però ci sono giorni molto difficili dove sicuramente non è tutto facile, non è tutto bello, non è Tanti tutto... documenti. Tanti documenti sicuramente. Allora, il Giappone a pari dell'Italia, Sì. sopra questo forse siamo uguali, forse in Giappone ancora un po' di più, però la burocrazia, Sì. i documenti sono tantissimi, però c'è da dire che in Giappone sono precisi. Ok. Forse anche troppo precisi a volte, cioè veramente molto... però una cosa tipo simpatica, ieri mi è arrivato un avviso di giacenza alla posta giapponese e stava scritto chiusura alle 7 di sera. Io sono arrivato alle 6:56, Sì? 4 minuti prima Sì, sì. che chiudesse Sì. e mi hanno dato il pacco. Ah, sì? Sì. Questa cosa in Italia probabilmente chiusura alle 7 e alle 6:56 era già chiuso. Ok.
Questa qua è una cosa simpatica. Ok. Però allora sì, allora per chi, se diciamo un consiglio personale che voglio dare è che trasferirsi, ora può essere il Giappone, ma qualsiasi altro penso paese, non è una cosa da fare a cuore leggero, cioè nel senso comunque bisogna avere una grande motivazione che poi non ti fa mollare nei momenti magari più difficili, Sì. anche perché come magari un giapponese può avere l'immagine dell'Italia, che magari l'Italia è un paese bellissimo, stupendo, e poi Esattamente. magari, non lo so, vedi il Colosseo, abbassi lo sguardo e ci sta l'immondizia e magari è sporco, no? Questo magari potrebbe succedere. Ok. Anche al contrario può succedere che uno pensa, dice, il Giappone sono tutti gentili, tutti contenti, tutti felici, poi vieni qua e giustamente Sì. come si dice in Anche- Italia, ogni mondo è paese. Si dice, è un modo Ogni di volta, dire. sì. Nel senso che comunque ovviamente tantissimi giapponesi sono disposti ad aiutarti, gentili e tutto il resto appresso, ma così come anche gli italiani sono gentili, cioè ci può essere la persona gentile e la persona meno gentile. Al ristorante puoi trovare, non lo so, il tizio che ti fa che ti fa il ramen, che magari ti chiede il noodles come lo vuoi, leggero, più Sì, duro, sì. e magari tu non capisci e te lo spiega, oppure magari trovi quello che non te lo spiega e te lo devi tradurre tu. Però è una cosa normale. È sbagliato Sì. venire in Giappone e pensare che invece sono tutti gentili solamente perché sono giapponesi. Questo è un consiglio che, cioè nel senso è una cosa che comunque uno, perché magari uno dice vado in Giappone, è tutto perfetto, è tutto così, sicuramente anche il Giappone c'è il suo, c'è i suoi difetti. Tanta documentazione serve per venire in Giappone. Io parlo da studente perché per venire come studente devi comunque sicuramente affidarti a un'agenzia buona, a una buona agenzia, Sì. perché Hai usato? io ho usato un'agenzia. Ok, ma agenzie sia in Italia? O Sì, in qua? Italia. Ah, ok. Allora, ci sono queste agenzie italiane, parliamo diciamo del visto studentesco. Sì. Ok, ci sono queste agenzie italiane che hanno i contatti con le scuole giapponesi. Ok. E molte volte, io penso forse la maggior parte delle volte, le agenzie non si pagano. Quindi loro Ok. perché loro già prendono la percentuale dalle scuole giapponesi. Sì. Ok. Se tu ti iscrivi tramite l'agenzia, l'agenzia prende la percentuale di soldi sulla scuola giapponese. E, l'agenzia poi ti dà tutto ti dice tutto quello che ti vuole, che ci serve per venire in Giappone. E ovviamente poi dipende un po' dall'agenzia, ti dà più consigli o meno consigli. Magari innanzitutto su quale città, cioè la prima cosa che è da capire è quale città vuoi venire a studiare. E poi magari la differenza tra le scuole, perché ci sono differenze tra le scuole anche sul grado di velocità Ok. a cui va Sì. Più insomma, pesante o no? un po' più pesante, un po' perché magari quelle più pesanti sono pesanti sia a scuola che poi i compiti da fare a casa. Ok. Ok. Hai. Scusate. Scusate, sì, Scusate. compiti. I compiti sono, cioè sono magari, poi ci sono scuole un po' più leggere. Però questo poi è tutta una questione che magari bisogna farsi anche personalmente. Cioè io mi sono letto tantissime cose prima di venire in Giappone. Ok. Anche sulle scuole mi sono un po' informato, anche sulla città. Io non ho avuto problemi, cioè non che non ho avuto problemi, la mia prima scelta è stata Tokyo. Subito, però Ok. magari ci sono persone che ne so, cioè magari gli piace più un'altra città e questo è anche importante da capire, anche perché magari Tokyo ha molti difetti, però Osaka, non so. Osaka, Kyoto, ci sono molte scuole, a Sendai pure ci sono, Sendai, ok. sì, Sendai pure ci sono, in Nord, Hokkaido, a sì. Sapporo pure ci sono sì, scuole, però dipende da, poi la scelta della città è molto personale secondo me. Sì. Sì, ma per te stai facendo la musica? Sì. Tokyo oppure Osaka? Osaka? Sì, Osaka pure? Sì. Ma
Tokyo, forse. Sì, sotto questo punto di vista, allora io sono stato io quando ho visto Tokyo, io il primo quartiere, anche se dire quartiere è riduttivo, Sì. il primo quartiere di Tokyo che ho visto è stato Akihabara. Mhm. Ok, e quando sono sceso alla stazione di Akihabara, Sì. con tutte quelle luci, quei cartelloni, quei neon, Sì. cioè io sono impazzito. Sì. È stato bellissimo, è stato. Quindi io mi sono innamorato di Tokyo e avevo già scelto Tokyo. Sì. Però anche sotto questo punto di vista, sicuramente Tokyo, essendo una megalopoli, possono esserci più eventi, più posti che magari possono interessarti, anche perché un consiglio che posso dare è che per fare amicizia con giapponesi è importante Sì. partecipare magari ad eventi, una passione comune, qualcosa che ti appassiona, cioè se tu sei un musicista e io sono un musicista, Sì. frequentare luoghi Sì, dove già- magari già, sì, esatto, abbiamo abbiamo già qualcosa su cui parlare perché è importante, perché altrimenti, come succede in tutte le città grandi, è una città veloce, Sì. cioè dove la gente va veloce, e c'è poca possibilità di parlare o di magari anche nei caffè. Cioè nei caffè, magari il caffè in Italia, il bar in Italia è un posto un po' più chiacchierato, cioè dove si parla, è più festivo, diciamo. In Giappone i caffè sono più invece per le persone che lavorano, che studiano, Sì. quindi anche le interazioni sono di meno, ci sono altri posti in cui fare interazioni, però queste sono tutte cose che poi ovviamente sono personali, sono più personali. Domanda per Sì. te, perché lo so, in caffè È un tasto dolente. in Italia è molto buono, ma anche diverso da qua. Sì. Io ho tanti amici italiani da scuola, Ok. sì, in America. Ok. Stavano dicendo, non c'è buon bar, sì, ho bisogno di un caffè, espresso. Espresso, Sì, espresso. sì. Ma non c'è, è come americano, come no. acqua. Acqua, sì. Sì, ma hai trovato buon bar in Giappone o a Tokyo? Per l'espresso? Sì, Per sì, l'espresso. sì. Ah, No, non ancora. non ancora. Allora, io giro poco, nel Ok. senso che io mi muovo quando diciamo già c'ho una destinazione. Sì. Però mi è capitato la linea Segafredo? Segafredo, sì, Ah, sì. Segafredo, Ah, che sì, ci sì. sono tanti Sì. piccoli bar, no? È italiano, no? Italiano, Sì, a Shinjuku. Sì, Shinjuku, sì. L'espresso era buono. Sì. L'espresso era buono, si poteva bere. Ok. E poi è simpatico perché quando entri, indipendentemente dalla nazionalità, ti dicono buongiorno. Ah, sì? Sì, in italiano. Ok. Un po' di home. Sì. Ah, ho capito. Eh, Sì. Ah, ok. Segafredo. Quando si manca, no, Quando ti manca. ti manca, Quando sì. ti manca il caffè, Sì, vai, vai là. come si chiama? Segafredo mi Segafredo, sembra. sì, Non sì. vorrei sbagliare, però Sì. Segafredo dovrebbe essere. Sì. Poi è una marca italiana, cioè anche in sì. Italia c'è il caffè Segafredo. Ok. Però qua c'è proprio il bar Segafredo, cioè Ok. una catena di bar, per esempio. Insomma. Ok. È buono. Sì. Bene. Anche c'erano altre domande. Sì, non domanda, ma fortunato adesso perché possiamo trovare qualcuno che ha qualcosa comune. comune, sì, su Instagram. Su Instagram, Sì, assolutamente. sì, puoi trovare, sì, cerca, primo trasferire, sì. Sì. Fai. Sì, anche se comunque poi le interazioni reali le fai qui sul posto. Cioè, sicuramente è importante, una volta che sei qui, è importante buttarsi. Quello che dico io, cioè Buttarsi? buttarsi nel senso che ci provi.
Ah sì, Perché ok. se non ci provi, non... Ah, sì. ci sono tante persone che hanno un livello di giapponese, grammaticalmente parlando, più alto del mio, però non parlano mai giapponese e quindi Sì. non riescono a parlare. D'accordo, Io parlo sempre, Sì. cioè, anche se sbaglio, anche se so di sbagliare. E questo migliore. Sì, Sì, ti aiuta a migliorare tanto, anche perché io non parlo inglese. Non parlando inglese, io parlo solo giapponese. E questo, sì. Anche a scuola, per esempio, no, non che sono fortunato, però a scuola tra di loro, ovviamente, la lingua più parlata è l'inglese. Ovviamente poi ci sta il gruppo magari di cinesi che parlano solo in cinese Sì. tra di loro. Però per il resto del mondo, diciamo che l'inglese è la lingua ovviamente che si parla. Sì. Io ho poche persone con cui insomma ho fatto amicizia che con loro, nonostante loro parlano inglese, parliamo solo giapponese, perché così ci aiuta anche è un ottimo esercizio anche, infatti la gente a volte rimane i giapponesi, no? Quando vedono che due stranieri tra di loro parlano giapponese, restano onto? E dobbiamo cambiare a giapponese adesso? No. Scherzo. Sì. Sì, ma questo sì, Sì. molto bene. Sì. Questo è come ho imparato. L'inglese? Sì, studiato. No, italiano. Ah, l'italiano? Sì, Ok. ho fatto lezione con insegnante italiano. Sì, ma lei parla, ma è un po' timida. Sì, e abbiamo deciso per usare solo Italiano. sì. E questo come io Come hai sì. imparato? Sì. Bene, ha aiutato tanto. ti ha aiutato tanto. Sì. No, infatti è una cosa che aiuta tanto perché poi altrimenti vai a scuola, studi a scuola e poi non lo pratichi e secondo me diventa difficile anche proprio nella scioltezza della, no? Sì. Cioè, piccola parentesi, ora stiamo studiando, no, diciamo, come si dice il se, no? E c'è diciamo, la voce in ereba, no? La forma in ba. Ok. Cioè, quando io ora so dire moshi e poi moshi nani nani Sì. se sureba, Sì. ora lo so dire, no? Cioè, e mi esce automatico che quando dico moshi poi ci va il ba. Magari se non parli mai, questa cosa qua devi pensare, aspetta, il verbo come si coniuga, il verbo si coniuga, capito? Invece così è un po' più... Però questo è un altro consiglio che diamo a chi vuole venire, cioè qualcuno che vuole venire qua. Se volete venire, ovviamente l'inglese vi può servire, perché vi può servire, però il giapponese, se viene in Giappone, Sì. è importante. È importante. Bene. Ah, bene. 100% è fra 6 mesi o è un anno. Rifacciamo il parli- podcast Sì. in giapponese. In Giappone tutto sì. Non Vediamo. vedo l'ora, non vedo l'ora. Ok, Tamburro, grazie mille. Grazie a te, davvero grazie assai. per essere qua. Sì, puoi dire qualcosa alla fine? Ti ringrazio davvero tanto perché è un po' la sintesi di quello che mi sta succedendo in questi mesi, nel senso che comunque la connessione che si crea da un video a una risposta sui social, cioè uno risponde su Instagram, mette il like a una storia e poi succede che uno si incontra, fa un podcast insieme, veramente ti ringrazio tantissimo. Nihon daisuki. Nihon daisuki. Italia daisuki. Grazie mille. Amiamo il Giappone e l'Italia. Sì. Amiamo il Giappone e l'Italia. Sì. Ok, grazie mille. Grazie tanto. Sì, Grazie. grazie a te anche. Grazie Sì, a tutti quanti voi che ci vedete. Sì. Ok, ciao a tutti. Bye. Grazie mille. Grazie assai, bellissimo. Sì.